Allora, Phalaenopsis in Labillo, mi riaggancio al video precedente, come capire quando bagnare perché non vediamo le radici, è semplicissimo. Allora, vedete che questi sassolini sono chiari, questi sono asciutti, no? Questo è lo strato superficiale. Come andiamo a togliere i primi sassolini? Vediamo che sotto è ancora scuro il substrato, quindi sono bagnati. Allora, sopra asciuga e sotto sono bagnati, quindi vuol dire che all'interno del vaso si mantiene un po' di umidità. Andiamo a vedere quest'altra è un'altra tipologia di vaso che è più chiaro, al bordo rialzato. Allora, praticamente se togliamo i primi pezzi di lapillo sono asciutti, sotto è scuro, quindi vuol dire che sotto il substrato è ancora bagnato. Allora, il lavoro che dobbiamo fare è questo: bagnare o non bagnare. Guardate questo praticamente abbiamo il lapillo che sopra è asciutto. Se togliamo i pezzi, qui non possiamo fare la prova con il dito perché col dito sentiamo poco o abbiamo una estrema sensibilità. Sotto il lapillo è scuro, quindi è bagnato. Se vogliamo in questo caso bagnare, questa è la stessa cosa e questa è la stessa cosa. Abbiamo in superficie il lapillo che è asciutto, come andiamo a togliere i primi sassi è bagnato. Allora vi faccio vedere una cosa, che non abbiamo dubbi, non abbiamo problemi, perché che stanno all'aperto, vedi, i primi sassi sono chiari, come andate a scendere sotto il lapillo è scuro e bagnato. Allora vi faccio vedere quello che possiamo fare in questa circostanza, guardate. Allora cerchiamo di spruzzino e facciamo questo tipo di lavoro qua. Cerchiamo di ribagnare lo strato superficiale che si è asciugato, ma se ne diamo di più, guardate, se ne diamo di più non succede niente perché abbiamo il vaso di terracotta che ci aiuta. Guardate anche questa qui, se noi ribagniamo lo strato superficiale, questo è il lavoro che faccio tutte le mattine, andiamo anche di qua, ma se ne diamo di più non succede nulla perché il vaso di terracotta, guardate, adesso io ne do di più in modo tale che la faccio uscire sotto. Non succede niente perché praticamente il vaso di terracotta aiuta a compensare la situazione. Non è che si marcisce o che si rovinano le radici. Se ne diamo di più, ecco, l'acqua esce sotto e praticamente non è che succede che la pianta si rovina, perché è la stessa cosa che facciamo con i dendrobium, che ho fatto questa mattina con i dendrobium. Quindi l'acqua esce sotto, il vaso aiuta a compensare gli eccessi. Quindi sia che vogliamo semplicemente bagnare la parte superficiale e facciamo così, o che ne diamo di più, non abbiamo assolutamente problemi perché la pianta poi respira attraverso il vaso di terracotta. Ecco, questo io compenso solamente la parte superficiale, non faccio di più. Anche questa qui compenso la parte superficiale che è evaporata, in modo tale che la pianta riesce ad avere la giusta umidità anche all'interno del vaso. Questo è un pochino più alto, quindi se la mandiamo un pochino più giù l'acqua non è un problema. Anche questa quando ve la faccio uscire sotto l'acqua, se la facciamo uscire sotto non è un problema, a breve uscirà sotto perché essendo i sassolini di lapillo già bagnati fa subito uscire sotto, a breve uscirà sotto. Domani mattina riverificheremo se sono bagnati, non li bagno. Questo è un video dimostrativo solo per farvi vedere che se esce l'acqua sotto, eccola qua, non succede nulla perché evidentemente ce n'è una quantità un po' eccessiva, però innanzitutto esce sotto, poi c'è il vaso di terracotta che impedisce la formazione di ristagni d'acqua caratteristici di vasi di plastica o di altre situazioni. Guardate, vi faccio vedere l'ultima, questa è l'ultima. Lo stesso ribagno nella parte superficiale, è chiusa la storia della bagnatura. Allora, stendo fuori, ecco qua il concetto, ho riequilibrato la bagnatura. Adesso se vedete questo l'ho fatta uscire l'acqua sotto, ho finito di bagnarla. Allora, il concetto che vi voglio far vedere è questo, che questo abbiamo semplicemente bagnato sopra, questo abbiamo fatto uscire l'acqua sotto, questo abbiamo semplicemente bagnato sopra e l'ultimo qua giù abbiamo fatto uscire l'acqua sotto. Allora, domani mattina verificheremo lo stato della situazione. Se i giorni sono ancora questi, che siamo in agosto ed è ancora caldo, vediamo domani mattina. Ma se un giorno non bagniamo non succede niente perché la pianta, essendo all'esterno, prende l'umidità esterna. Quindi avete visto che il vaso non si è bagnato
è uscita l'acqua sotto e creerà all'interno del vaso un discorso di microclima, per cui tutto l'ambiente all'interno del vaso sarà bagnato, non fragido, non zuppo, ma tutto all'interno del vaso sarà estremamente bagnato e umido, ma respira perché c'è il vaso di terracotta che tira via l'acqua in eccesso e la fa respirare. È la stessa cosa che abbiamo fatto questa mattina con i dendrobium. Questo è uscito l'acqua sotto, stamattina era completamente asciutto. Questa è la stessa cosa, questa è la stessa cosa, stamattina è uscita l'acqua sotto, questa è la stessa cosa, è uscito l'acqua sotto e loro vivono e vegetano. Quindi se riesce il discorso con i dendrobium, anche i dendrobium non le vediamo le radici sotto, però vediamo che è completamente asciutto. Se li andate a svasare troverete i sassi del labillo completamente scuri, completamente bagnati, ma non fragili e zuppi d'acqua. Nello stesso contesto quell'acqua che è uscita sotto creerà un microclima in modo tale che sotto c'è un forellino sul vaso di terracotta. Quel forellino chiuso farà sì che l'umidità rimanga all'interno del vaso, un po' come se aveste il sottovaso. Funziona un po' così, l'ho appoggiati apposta a terra proprio per farli lavorare come se fosse un sottovaso. Guardate, vi faccio vedere anche lavanda stamattina, la stessa cosa, è uscita l'acqua sotto, quindi non è importante se è più o meno l'acqua, l'importante è la corretta condizione. Vedete che le foglie stanno bene, per la corretta coltivazione è questa, cioè col vaso di plastica no, perché se fate col vaso di plastica che il labillo è già umido, come abbiamo fatto vedere stamattina, e diamo l'acqua, corriamo rischi che all'interno del vaso di plastica ci possa essere un ristagno d'acqua e le radici della Phalaenopsis non sembra gradire. Quindi più è alto e più mantiene l'umidità all'interno sotto del vaso. Questo è tutto, stamattina ho fatto vedere a voi la situazione della bagnatura. Comunque stanno bene, stanno fuori, respirano. Diciamo che è il primo anno che le porto fuori quest'anno, fatto per voi, per farvi vedere che tutto procede alla massima condizione. Avete visto che la fogliolina nuova ha meno macchie di questa precedente, la lasciamo a lei, la lasciamo recuperare. Se un giorno non bagniamo non muore nessuno, perché queste possono stare, e tante volte ve lo documento nei video, possono stare anche settimane senza acqua. L'unica cosa è che vedrete che la foglia ha delle linee, comincia a disidratarsi un po', però basta ribagnarla. Ecco, il problema delle nostre orchidee, le nostre Phalaenopsis, è che ne prendono troppa, quindi sarà difficile. Però se andate in vacanza e le tenete fuori in questa condizione col vaso, praticamente l'umidità rimane qualche giorno in più rispetto a dentro casa. Magari adesso che le notti sono più fresche possiamo lasciarle qui, e anche se le dovesse bagnare, se andate in ferie, qualche genitore le bagna, perlomeno non fa errori, o qualche parente o qualche amico che ve le bagna, che state in ferie, non succede niente. Ecco qua la situazione. Bene, grazie di avermi seguito e al prossimo video, prossimo aggiornamento.